Grazie, buongiorno a tutti, ringrazio Valeria e Rodolfo per l'invito e sono qui per raccontarvi quello che la scienza dice rispetto ai disturbi d'ansia in età evolutiva. Disturbi che sono andati aumentando in modo esponenziale dopo la pandemia di Covid-19 purtroppo, ma possiamo anche aggiungere che però c'è la possibilità di applicare interventi di mindfulness proprio per ridurre questi disturbi, per ridimensionare questo problema che ormai è diffuso in tutto il mondo. L'ansia in età evolutiva fino agli anni 70 era considerato un disturbo reattivo, una condizione transitoria, non era una patologia. Dagli anni 70 in poi viene vista proprio come una patologia e anzi tra le più diffuse, tra i bambini, la più diffusa, la più comune. È importante anche andare a diagnosticarla in tempi brevi perché può diventare un fattore predittore di altri disturbi psichiatrici in età adulta. L'ansia e i disturbi d'ansia, io faccio un breve excursus di questa patologia, viene diagnosticata nel DSM-5 come per i bambini come per gli adulti, quindi non c'è differenza. I disturbi sono questi: disturbo di panico, agorafobia, ansia generalizzata, ansia sociale, fobie specifiche, ansia da separazione. Poi a parte ci sono codici diversi, c'è l'ossessivo compulsivo e lo stress post-traumatico. La differenza la fanno i criteri diagnostici, cioè per dire che un bambino ha un disturbo d'ansia è evidente che i sintomi sono diversi rispetto a quelli degli adulti e la tempistica anche. Per i bambini si valuta circa 6 mesi di sintomi presenti nel bambino oppure un comportamento diverso o comunque non congruente con il suo livello di sviluppo. Detto questo, possiamo dire che quindi l'ansia è una patologia che interferisce in modo negativo nella vita dei bambini, sia nell'ambito delle relazioni sociali, della famiglia, dei risultati scolastici, delle amicizie. E il Covid ci ha messo la sua parte perché ha pensato bene di aumentarli questi disturbi, quindi c'è veramente un aumento esponenziale di questi disturbi nel mondo. Perché? Perché il Covid ha fatto saltare in qualche modo tutte le regole che avevamo, le nostre abitudini, le nostre consuetudini. Più di 1,5 miliardi di bambini sono stati messi in isolamento, in distanziamento sociale, non in isolamento ma in distanziamento sociale. E noi sappiamo dagli studi di Erickson, di Bandura, che i bambini e lo sviluppo dell'identità di un bambino cresce sano se ha delle abitudini familiari, dei comportamenti ripetitivi, delle relazioni sociali. Se questo non avviene, e il Covid l'ha fatto saltare, si creano poi disturbi, patologie, effetti negativi. E infatti i nostri bambini sono rimasti a casa e hanno vissuto momenti di ansia, di paura, di incertezza per il futuro. Aggiungo che gli effetti negativi sono veramente tanti, gli studi, la scienza li ha subito individuati con ricerche e sono questi. Io voglio porre l'attenzione sulla maggiore esposizione alla violenza domestica, che è un dato che viene poco considerato anche un po' dalle istituzioni in effetti. E questi effetti negativi sono tanto più forti e intensi nelle famiglie deprivate o con difficoltà socio-economiche. Oltre a questi effetti negativi abbiamo l'aumento dei disturbi d'ansia nei bambini. Sono stati condotti studi in tutto il mondo subito, già durante la pandemia e subito dopo. Io ne ho riportati alcuni perché sono veramente tanti e veramente in tutto il mondo, a partire dai nostri amici cinesi, in Brasile, in Bangladesh, in Italia. Le percentuali sono elevate, si calcola veramente un tasso di incidenza del 60-70%. Vorrei soffermarmi sullo studio che ha fatto l'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, che ha somministrato circa 3.000 questionari a famiglie con figli al di sotto dei 18 anni e i risultati sono questi. Il 65% dei bambini al di sotto dei 6 anni hanno disturbi d'ansia e disturbi del sonno. Il 71% di adolescenti ha disturbi frequenti e quindi importanti di somatoformi come la mancanza d'aria, che è
un sintomo tipico del disturbo d'ansia, e poi disturbi del sonno, dell'alterazione del sonno. Quindi, insomma, sono percentuali elevate. Diciamo che c'è il bicchiere mezzo vuoto, e cioè la pandemia che ha provocato tutti questi effetti negativi, questi danni e questo aumento dei disturbi d'ansia. Però dall'altra parte mi piace pensare che ci sia anche il bicchiere mezzo pieno, e cioè che la possibilità di intervenire con pratiche di mindfulness per migliorare la situazione, per ridurre questo disturbo, per mettere in condizione i nostri bambini di stare meglio, ma tutti i bambini, anche quelli che non hanno i disturbi d'ansia. E allora vorrei, se riesco, spero, perché non è semplice, spiegare un po' che cos'è questa meditazione, questa pratica. Innanzitutto la parola è un termine inglese che traduce un termine sanscrito, sati, e che vuol dire proprio ciò che viene ricordato, ma ha anche altre accezioni, in particolare queste: attenzione, consapevolezza, coscienza, vigilanza, concentrazione. Questa meditazione, la meditazione appunto chiamata poi di consapevolezza, è stata insegnata dal Buddha più di 2000 anni fa, nell'ottuplice sentiero. Il monaco poi buddista Thich Nhat Hanh ha raccolto questo pensiero, l'ha organizzato, l'ha sistemato, e il pensiero così poi organizzato è stato diffuso in Occidente dal medico biologo molecolare Jon Kabat-Zinn nel testo Vivere momento per momento, e pubblicato nel 1990. La frase che qui riporto è un po' la frase manifesto, quello che lui vuol dire e che spiega che cos'è proprio per lui la mindfulness. È il processo di prestare attenzione in modo particolare, intenzionalmente, in maniera non giudicante, allo scorrere dell'esperienza nel presente, momento dopo momento. Successivamente Jon Kabat-Zinn elabora e sviluppa un programma per la riduzione dello stress nei pazienti con dolori cronici oppure malati terminali. E questo programma viene diffuso in tutti gli ospedali, nelle cliniche, nei centri di cura. È un programma di 8 settimane, svolto in gruppo, e la seduta è di circa 2 ore. È un programma che poi verrà diffuso in tutto il mondo e non soltanto nell'ambito della cura e della salute personale. Ecco, questo che volevo... Vorrei spiegare che cos'è la mindfulness dicendo che cosa non è. Forse resta più semplice. Non è una forma di trance, cioè quando si fa meditazione bisogna essere ben presenti, ben calati nel momento presente. Non è un'esperienza mistica o religiosa, si riconduce, si rifà alla filosofia buddista, ma non è quello. Non è neanche una modalità per sfuggire dai problemi della realtà, anzi è affrontarli in un modo ben presente, ben a contatto con i problemi. Non è certo una pratica di rilassamento e poi non è neanche una psicoterapia, ecco. Però sicuramente i terapeuti di ultima generazione non la utilizzano come strumento di intervento, come strategia di intervento nelle loro pratiche e nelle loro terapie. E allora possiamo dire a cosa serve a questo punto proprio la mindfulness. Serve per essere e capire e conoscere la realtà per quello che è, così com'è, osservandola in maniera distaccata, senza giudizio, in modo senza giudicare né noi stessi né gli altri, guardando soprattutto i pensieri, e soprattutto i pensieri negativi, in maniera distaccata, sapendo che sono prodotto della mente, ma che non sono loro che ci comandano, ma siamo noi a comandarli e a controllarli, perché altrimenti i pensieri negativi, se ci controllano, se ci comandano, ci portano a vivere negativamente la vita. Invece dobbiamo essere noi a controllarli, a comandarli, proprio per evitare di vivere la nostra esperienza in maniera negativa. Questa
pratica oramai è stata ed è diffusa in tutto il mondo, in tanti ambiti e per tanti aspetti di cura, sia fisica che mentale. E gli studi, la scienza ci dice che sono tanti gli effetti positivi sotto tanti punti di vista. E li ho messi qua, li ho elencati, ma sono veramente tanti. Problemi fisici, la cura per le malattie psicosomatiche come la psoriasi, le sindromi come la fibromialgia, e poi disturbi come l'ansia, disturbi alimentari, ossessivo-compulsivo, il borderline di personalità, la depressione, che sarà la malattia più diffusa al mondo a breve, abuso di sostanze e ancora il post-traumatico, e anche per i disturbi da deficit dell'attenzione e dell'iperattività. Ma non solo, questa pratica aiuta anche a migliorare aspetti cognitivi, cioè ci aiuta a migliorare l'attenzione, la memoria, le nostre capacità e le nostre funzioni esecutive, a regolare le nostre emozioni. Insomma, in qualche modo ci aiuta a stare meglio. Allora, gli studiosi hanno visto che se tutti questi aspetti ci sono per gli adulti, perché non adattare questa pratica anche per i nostri bimbi, quindi per la fase e per la fascia dei bambini, ma anche degli adolescenti? E quindi sono stati creati programmi ad hoc, sempre sulla falsariga e sul programma di Jon Kabat-Zinn. Io ne ho segnati alcuni, ce ne sono molti altri, perché poi il paese che ne ha diffusi di più è comunque l'America, da dove nasce un po' tutto, però anche in Europa ce ne sono. Ho seguito e ho approfondito lo studio sullo studio della terapia cognitiva basata sulla mindfulness delle psicologhe Simple Lee, un programma veramente molto intenso che vedremo un attimo dopo, e poi Il fiore dentro, che è invece un programma tutto italiano scritto da dottoresse italiane. Perché fare mindfulness in età evolutiva? Perché questo porta a migliorare e aiuta i bambini, e non solo, come dicevo prima, bambini che hanno disturbi d'ansia, ma anche bambini che stanno bene, insomma, a diventare più consapevoli di se stessi, ad aumentare l'autostima, a regolare le proprie emozioni, a sviluppare anche quelle che sono le capacità e le abilità sociali ed emotive. E lo dicono gli studi, ce lo dice la scienza sempre. Qui ci sono studi di Greenland che nei risultati dei suoi studi ha visto come la meditazione di consapevolezza produce effetti veramente positivi sulla metacognizione e sul comportamento. Altri studi, come quello di Salzman e Golding, hanno visto che c'è una minor reattività emotiva, c'è una capacità dei bambini di regolare le emozioni. E poi quello che in particolare mi interessava far notare, che ci sono studi che hanno visto dove applicare trattamenti e la terapia di mindfulness nei bambini riduce l'ansia e lo stress in bambini e adolescenti, quindi non sono io a dire queste cose, ma sono proprio gli studi. E allora anche la terapia di cui vi parlavo prima, delle psicologhe Simple e Lee, che è stata creata apposta, questa è proprio una terapia per bambini con ansia e depressione dagli 8 ai 13 anni, perché questa realtà c'è, ha lo scopo, l'intento di andare a diminuire e andare a migliorare sicuramente l'attenzione, a migliorare quella che è la regolazione delle emozioni e anche e soprattutto migliorare le capacità relazionali e sociali. Questi programmi, a differenza di quelli per gli adulti, sono ovviamente adattati ai bambini e quindi sono strutturati, seguono sedute di 8 settimane, seguono un percorso molto simile a quello degli adulti, ma chiaramente hanno delle attività all'interno più adatte ai bambini e quindi di tipo giocoso, di tipo divertente. Nel programma delle dottoresse americane ci sono le campane della consapevolezza, che quindi danno inizio e fine alla seduta. Poi c'è il tabellone dell'essere presenti, il cestino delle preoccupazioni, dove i bimbi scrivono le loro preoccupazioni, lo mettono nel cestino e soltanto quando questa preoccupazione passerà buttano via, un po' come in una forma catartica, il foglietto, lo cestinano proprio, fanno canestro.
e poi ci sono il termometro delle emozioni e anche i lavori, le attività da fare, gli esercizi a casa, perché in tutti i programmi per i bambini vengono coinvolte le famiglie, i genitori. Bene, la mindfulness ormai è diffusa in tutto il mondo. In Inghilterra, nel Regno Unito dal 2015 fa parte delle attività curricolari. In America in tante scuole ormai è presente come attività regolare. In Italia no, ma abbiamo un programma scritto appunto da queste dottoresse Montano e Villani che si chiama Il fiore dentro, che io vi invito a leggere, veramente molto interessante, che può essere anche svolto, diciamo, fatto, praticato dagli insegnanti se adeguatamente formati. E quindi Rodolfo, prima dicevo, portiamoci a casa qualche cosa, no, da questo incontro di oggi, e questo che mi piacerebbe che ci si portasse a casa, perché appunto praticare la mindfulness a scuola, perché aiuta a tutti, cioè cercare di avere un momento veramente quotidiano tra le nostre varie attività di matematica, italiano e quant'altro, per trovare noi insegnanti, docenti, un po' di carica di energia positiva, no? Recuperare un po' le forze. E gli allievi, i bambini, per tutta quella serie di cose che vi ho detto prima e che la scienza conferma esserci veramente, cioè a farli diventare più consapevoli, ad essere e a riconoscere le proprie e a regolare le proprie emozioni, ad avere più autostima di se stessi. Sono bimbi che spesso questa autostima non ce l'hanno, ad avere benevolenza e attenzione verso gli altri e poi a cercare di ridurre l'ansia che in qualche modo questi bimbi soffrono, quest'ansia da prestazione un po' indotta dal rapporto con i pari e anche un po' dai genitori che qualche volta ci mettono lo zampino. Insomma, è utile per tutti e quindi perché non farla? Perché non introdurla nella scuola? Io la metto come domanda che vorrei veramente fosse raccolta un po' dai dirigenti, da tutti quanti, ecco, ma anche da noi prima di tutto. Chiudo con questa frase che ha lasciato e che ci lascia Thich Nhat Hanh, perché dice che la meditazione non è un'evasione, tutt'altro, ma un incontro sereno, e voglio sottolineare la parola sereno, con la realtà. Io vi ringrazio per l'ascolto, per l'attenzione.